Ciao amici Value Investor, nel video di oggi parliamo di uno dei principi base, dei pilastri del Value Investing, il margine di sicurezza. La domanda che alcuni di voi mi fanno nei commenti ai video è: qual è il giusto margine di sicurezza da utilizzare nella valutazione di un'azienda? Per fortuna questa domanda è stata fatta ad un annual meeting della Berkshire Hathaway al grande Warren Buffett, quindi chi meglio di lui ci può dare la risposta? E quindi adesso vi propongo il video con la risposta esatta di Warren a qual è il giusto margine di sicurezza da utilizzare nelle nostre valutazioni. How do you judge the right margin of safety to use when investing in various common stocks? For example, in a dominant, long-standing, stable business, would you demand a 10% margin of safety? And if so, how would you increase this in a weaker business? We favor the businesses where we really think we know the answer. And therefore, if a business gets to the point where we think the industry in which it operates, the competitive position, or anything is so chancy that we can't really come up with a figure, we don't really try to compensate for that sort of thing by having some extra large margin of safety. We really try to go on to something that we understand better. So if we buy something like See's Candy as a business or Coca-Cola as a stock, we don't think we need a huge margin of safety because we don't think we're going to be wrong about our assumptions in any material way. What we really want to do is buy a business that's a great business, which means a business is going to earn a high return on capital employed for a very long period of time and where we think the management will treat us right. And we don't have to mark those down a lot when we find those factors. We'd love to find them when they're selling at 40 cents on the dollar, but we will buy those at much closer to a dollar on the dollar. It's just the nature of the business that you really can't see out 5 or 10 or 20 years, because that's what investing is seeing out. You don't get paid for what's already happened. You only get paid for what's going to happen in the future. The past is only useful to you in the extent to which it gives you insights into the future. And sometimes the past doesn't give you any insights into the future. And in other cases, like the stable business that you postulated, it probably does give you a pretty good guideline as to what's going to happen in the future. And you don't need a huge margin of safety. You should have something that you always should feel you're getting a little more than what it's worth. And there are times when we've been able to buy wonderful businesses at a quarter of what they're worth. But you don't see those sort of things very often. And does that mean you should sit around and hope they come back for 10 or 15, wait 10 or 15 years? That's not the way we do it. If we can buy good businesses at a reasonable valuation, we're going to keep doing it. Come avete potuto vedere, la regola è semplice. Se avete bisogno di un grande margine di sicurezza perché il futuro del business che state analizzando è incerto, allora potrebbe non essere un buon investimento. Perché per Warren dobbiamo preferire le aziende su cui abbiamo un elevato grado di convinzione che faranno bene in futuro e che siano un buon investimento ad un determinato prezzo. E Warren dice che a lui piace comprare le aziende a sconto, chiaramente, come a tutti. Gli piace pagare 40 centesimi ad azione per un'azienda che ne vale $1 ad azione. Ma nel caso in cui si dovesse ritrovare davanti un'azienda che conosce bene, in un settore che conosce bene e crede che sia un'ottima azienda, cioè un'azienda in grado di generare un elevato ritorno sul capitale per molti anni e con un ottimo management che tratta bene gli azionisti, allora è disposto a pagarla anche per quello che vale, senza sconti. Vale $1, la pago $1, perché alla fine, nel corso di 10-20 anni, in un investimento conta molto di più la qualità dell'azienda che il prezzo a cui la compriamo.
Se vi interessa ragazzi, nel nostro gruppo Discord, tra i tanti canali che abbiamo, ne abbiamo uno chiamato Value Investing, dove parliamo delle varie teorie sul value investing, come il margine di sicurezza, il valore intrinseco, i comportamenti di Mr. Market, eccetera, e condividiamo anche le strategie dei grandi value investor della storia. Se volete unirvi al gruppo, l'accesso è gratuito per tutti quelli che decidono di supportare il mio lavoro su YouTube con una piccola donazione mensile su Patreon. Vi lascio il link in descrizione se volete contribuire. Fatemi sapere se voi usate il margine di sicurezza e come vi regolate nel suo utilizzo. Un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.